Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario. Andiamo a vedere a che punto sei della tua evoluzione spirituale. Quindi andiamo a vedere quanto karma abbiamo integrato, dove stiamo andando, a livello di missione e se è necessario raddrizzare il tiro, va bene? Per tutti gli ambiti della tua vita, proprio andiamo a vedere il livello di coscienza in cui ti trovi. In questo momento e come affrontare al meglio questo momento importante della tua vita che ha a che fare con la tua espansione di coscienza. Allora, per farlo ci mettiamo il regno gregorico, regno delle ombre, regno della chiara luce. Vediamo il regno gregorico e il regno delle paure dell'ego, no? Ciò che ti tiene un po' bloccata o bloccato, diciamo tiene bloccata la fede, la capacità di immaginare, avere fede nelle proprie immagini. Il regno delle ombre è un regno intermedio, il regno della chiara luce è ci sei già, è la risoluzione, l'integrazione del karma, stai andando verso il dharma. Andiamo a vedere a che punto ti trovi. Ovviamente qualsiasi carta esce dipende sempre dal livello di coscienza spirituale in cui vi trovate in questo momento, no? C'è grandi maestri, grandi maghi, però a volte ci possiamo sentire vittime, questo è il regno della vittima, di alcune circostanze che dobbiamo eludere, metterle in luce semplicemente e farci l'esperienza. Ok, andiamo a vedere a che punto dell'evoluzione spirituale ti trovi, Acquario. A che punto dell'evoluzione spirituale ti trovi? A che punto della tua evoluzione spirituale ti trovi? A che punto della tua evoluzione spirituale ti trovi? Ah là là, è saltata da sola! È il regno più bello, il regno della chiara luce. Ci sei già, ragazze e ragazzi. Il regno della chiara luce significa che stai andando verso il tuo destino, la missione dell'anima. Hai risolto il karma, una gran parte di karma. Hai fermato i venti del karma che si susseguivano. Hai smesso di sentirti vittima e stai facendo il creatore, il mago vero della tua realtà. Hai integrato gli dei, le forze, le divinità ed è come se il regno della chiara luce è proprio un applauso a quello che stai facendo. Ok? Stai andando già bene. Adesso andiamo a vedere come incanalare il tutto. Ok? Andiamo a vedere con le carte del regno della chiara luce. Siamo agli esordi, ancora non ci siamo del tutto nel regno dell'Acquario, quindi nell'era dell'Acquario, con questo Plutone in Acquario che abbiamo, e quindi questo Plutone in Acquario che ci starà per 20 anni circa è proprio nel tuo segno e tu sei una visionaria, un visionario. Il potere dell'immaginazione adesso che ha l'Acquario deve essere perseguito con fede, disciplina, tenacia, perseveranza e tanto entusiasmo. Ok. È il visionario dello zodiaco l'Acquario, vede cose che gli altri non vedono e se prima che entrasse Plutone in Acquario abbiamo avuto molti Acquario, no, derisi della loro visione anche da loro stessi per il sistema condizionante in cui ci troviamo, adesso invece è l'era in cui dobbiamo battere chiodo nelle immagini che ci manda la nostra anima nella mente. Vediamo a che punto ci troviamo. Splendore, gloria, ulala, sei nel tuo momento di gloria. Se non lo sapevi te lo dico io. Lascia che i tuoi talenti risplendano, sei luce anche per gli altri. Ragazze mie, è proprio, e ragazzi, il fulcro di quello che vi ho detto mentre stavo battendo le carte. Voi Acquario avete una visione che dovete portare avanti per il bene del collettivo, anche per il bene stesso vostro, ma la Madre Terra investe su di voi proprio per questo potere visionario che avete. Allora questo è il momento in cui ti dicono ci sei già, hai fermato i venti del karma, hai fatto spese del karma e adesso hai gli strumenti. Adesso devi lasciare che i tuoi talenti risplendano. L'Acquario ha 1000 cose, va bene, 1000 cose. Vai dove ti eccita di più, fallo senza remore, mi dicono. Sei luce anche per gli altri, sei un esempio per gli altri, segui come un bambino, vai senza remore. È una stesa già bellissima, te lo dico. Sei nell'evoluzione spirituale perfettamente allineato con la missione della tua anima. La tua anima vuole che tu risplenda con i tuoi talenti.
di visionario, di amore universale. L'acquario è l'amore universale, non è l'acquario ha il senso della fiducia molto profondo. Prima di innamorarsi, l'acquario si innamora del grande amico, si innamora, è fedele proprio all'amicizia, che come dicevano i greci è una delle grandi e nobili forme d'amore, la filia. Ecco, l'acquario è proprio l'archetipo della filia, l'amore per l'amicizia, l'amore, quella fiducia che ci deve essere in qualsiasi tipo di rapporto per, per darsi la carica. Ecco, l'acquario è proprio il grande amico, l'amico fedele, l'amico, la persona che tutti vorrebbero accanto in qualità di amico. E ti stai dicendo sei splendore e gloria anche per gli altri, riconoscilo anche tu. Questa è una delle stesse più belle e commoventi, veramente bellissimo. Ci voglio mettere adesso le altre carte dei Sefiriono, degli Angeliono, per andare a vedere come implementare questo. Sono contenta che esce questa carta per gli Acquario perché non sono stati mai capiti, compresi, cioè nel senso perché non compresi da una società ghettizzata, in una morale distorta, e quindi finalmente ce l'hai fatta, ti dicono adesso i maestri. Ok, Madre Terra si allinea ai tuoi talenti. Vediamo un po'. Allora, ne prenderò 3 su come implementare questi tuoi talenti. 1, 2 e 3. Vediamo. Il risveglio. In me mago agere, immaginazione, pensiero ottimista, gioco. Devi utilizzare il potere della tua immaginazione creativa. Come vi insegno sempre in tutti i podcast, sei già il mago, va bene? Sei già il mago, non sei vittima, non è uscito il regno delle ombre, quello gregorico, non sei più vittima degli eventi e di niente. Tu adesso con la tua immaginazione puoi finalmente creare, sii ottimista, nel senso gioca con la vita, fai risplendere la tua eccitazione, il tuo fermento, la tua estasi. Ok, cos'altro? Mamma mia, Ignis, forza indomita, volontà femminile. Ragazze mie, forse questa è la stessa più bomba che esiste. Ragazzi, siete potentissimi. Se non lo sapevi, sappilo. Ecco. Quindi, come devi fare? Adesso tu immagina, va bene? Adesso atemporale, cioè in qualsiasi momento tu immagina il potere dell'immaginazione, il potere dell'anima, è l'anima che ti manda le immagini nella mente, è l'anima che vuole che tu manifesti quelle immagini che ti manda nella mente. L'anima o il tuo sé superiore o il tuo sposo celeste è la stessa cosa. Allora immagina e vai con una forza indomita, con una volontà femminile. Cos'è la volontà femminile? È la fede nell'anima. Che tu sia uomo o donna non importa, cioè è la fede nella tua parte femminile, la fede nella volontà dell'anima che vuole mandarti quelle immagini di realizzazione. Ci devi andare giocando, non con vittimismo, gioca come fanno i bambini, gioca. E quindi vacci dentro come un treno. Abbi la fede nella volontà dell'anima. Cos'è la volontà dell'anima? Ripetiamo, sono le immagini che ti manda nella mente, quelle che ti rendono entusiasta, quelle che ti fanno vibrare di gioia, di estasi. Va bene? Ok. Adesso voglio andare a vedere qual è l'archetipo che hai integrato, che anche rispetto alla missione nel mondo, no? Qual è l'archetipo che hai integrato perfettamente con questa gloria, splendore? Il tuo intelletto è genio, eh? Ok. Qual è l'archetipo che hai integrato? Acquario, qual è l'archetipo che hai integrato perfettamente con questa gloria, splendore? Il ribelle, è proprio l'Acquario, il ribelle dominato sia da Saturno come padre reggente, sia da Urano. Urano è il tuo pianeta reggente, Urano è la ribellione, Urano è l'anticonformismo. Ha integrato la missione della tua anima, ti sei incarnato in qualità di Acquario,
Ciò significa che ti sei incarnato per essere un ribelle. Ribelle a cosa? Ribelle al conformismo, al luogo comune. Ti sei ribellata, ti sei ribellato, l'hai fatto a modo tuo, l'hai fatto con gli studi, l'hai fatto seguendo l'istinto che pregna l'acquario, essendo proprio l'acquario è l'arcano numero 17 della stella, no? E quindi è la realizzazione di un sogno, sentirsi legati a qualcosa di molto più vasto che è universo, che è il tuo sé superiore, che è anima, è l'anima del mondo. E quindi grazie a questa forza tu ti sei ribellata all'ordinamento precostituito. Che questo ordinamento precostituito sia stato familiare, sociale, religioso, ovunque si sia riversato questa tua ribellione all'ordinamento precostituito, hai vinto. Tu senti veramente il tuo ideale. L'acquario è gli acquari risvegliati, ok? Sono pervasi dal proprio ideale, darebbero la vita per il proprio ideale. Io ne so qualcosa. Tanti pianeti in acquario. Darebbero la vita per il proprio ideale. Cioè, e quindi adesso è la vita che si dà per te. Wow. Mamma, è commovente ragazze mie questa stesa, ragazzi, commoventissima. Voglio fare una croce celtica per avere una mappa generale su che cosa abbiamo lavorato e verso cui la cosa verso cui stiamo andando. Ci metto questi altri tarocchi qua, vediamo un po'. Allora, croce celtica per l'acquario. A cosa è conforme questa gloria, questo splendore? Vediamo da cosa è stato generato, da dove è arrivato e dove porta, in qualità anche di missione dell'anima. Ok, situazione attuale. Sfida, subconscio, parte cosciente, passato, imminente futuro. Allora, aspettate, metto questa luce forse così, così non si vede niente. Ok, così. Allora, vediamo un po'. Situazione attuale per l'acquario. 10 di coppe, ti vedo da Dio. Ti vedo condividere con le persone che ami, ti vedo l'amore universale, no? L'acquario è proprio l'amore universale. L'acquario ama tutti, indistintamente. E questa è la bellezza dell'acquario, è questo che deve portare al mondo. L'amore per il creato, l'amore per l'umanità. E quindi ti vedo proprio in questo momento che stai sentendo tutto questo che ti sto dicendo. È bellissimo. Vediamo qual è la sfida. Re di spade, ci sei tu. Cioè, paradossalmente ci sei tu a sfida. Chi è re di spade? È la tua mente, è la tua mente, è la tua mente. La sfida è la tua mente. La mente quale però? Non la mente sovramente che vi insegno sempre. La mente poetica, la mente che immagina, no. È la mente razionale. La sfida è la mente razionale. Devi portare la mente razionale al servizio della mente che immagina, delle immagini che ti arrivano nella mente. La mente razionale è così piccola rispetto alla tua anima che non si sa dove inizia, non si sa dove finisce. La mente razionale vuole avere l'analisi e il controllo, vuole esercitare un controllo sugli eventi e sulle cose. La mente razionale ti dice questo è reale perché può controllarlo e quello che non può controllare ti dice che è irreale, che è fantasia, che non sei adeguata, che non sei adeguato. No! Devi sapere che la mente razionale è una veramente qualcosa di così piccolo rispetto all'anima che ti incarna e che crea tutto quello che tu vedi. Allora, abbi fede soltanto nelle immagini che ti arrivano dalla tua anima, quello che immagina la tua mente, non la mente razionale, la mente poetica, la mente
che immagina, va bene, la sovramente, abbi fede solo in quelle immagini e non ti fare scoraggiare dalla parte razionale, perché la parte razionale, ricordati, 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 ti dice che è giusto e che è reale solo quello che può controllare, ma non può controllare l'anima. Le immagini grandiose non le può controllare, ti dice che sono false, non ci arriverai mai. Mi raccomando questo, questa è la sfida per te, eh? Andiamo a vedere cosa anima il tuo subconscio. Il 4 di bastoni, il tuo subconscio è animato da una stabilità, da un radicamento in te stessa. Il 4 di bastoni nel tuo subconscio mi parla di un radicamento in te stessa, ma soprattutto anche da persone che condividono il tuo stesso ideale e che ti fanno sentire non sola, non solo in quello che senti, va bene? In quello che vuoi manifestare, anche perché hai conseguito anche una certa stabilità negli ultimi tempi grazie a questa tua propensione a vedere la vita in questo modo. Vediamo la tua mente cosciente. Cavaliere di denari, tu vuoi conseguire degli obiettivi di natura lavorativa oppure vuoi conseguire degli obiettivi concreti, saldi nel tempo. Vuoi conseguire obiettivi di varia natura, concreti e saldi nel tempo. Stai concentrando la tua attenzione su questo, che sia lavoro, che sia autonomia, di varia natura. Vuoi conseguire degli obiettivi saldi e solidi nel tempo. Allora mi raccomando, fede nelle tue immagini. Vediamo il recente passato. Qua abbiamo avuto un 3 di denari, qua abbiamo cooperazione, collaborazione. Abbiamo cooperazione e collaborazione anche con persone che sostengono i tuoi ideali. Chiunque sia, eh? Vediamo cosa succede qua prossimo futuro. Re di coppe abbiamo qua, ragazze mie, e il paggio di bastoni. Nel prossimo futuro qua mi parlano di due cose importanti. Mi parlano del fatto che la tua energia creativa, paggio di bastoni, sarà alimentata soltanto dalle tue intuizioni. Tu sarai capace di esplorare nuovi confini nella tua vita, sentirai proprio un'eccitazione tale per questa gloria qui, che la vita ti sorriderà, portandoti anche comunicazioni, eventi, e tu ti lascerai andare alle tue intuizioni. Il re di coppe, che tu sia uomo o donna non importa, segue solo le sue intuizioni lo fanno essere creativo. E ricordiamo, seguendo la mente razionale non si è creativi, non si è entusiasti, non si è emozionati. Seguendo la mente, quella dell'anima, quella delle tue immagini, la sovramente, si è entusiasti e intuitivi. Ti vedo felicissima o felicissimo nel prossimo futuro qui. Tale felicità è anche, si può riversare nella materia anche con una persona che dimostra il suo interesse verso di te, sia di natura lavorativa questo suo interesse, sia di natura amorosa. Perché qua ti dice tu mi vinci sia a livello lavorativo sia a livello amoroso, re di coppe, paggio di bastoni. Una persona di spessore, per esempio, ci sarà qua vicino a te. Vedo una persona di spessore, di grande spessore morale, di grande spessore creativo, che impazzirà per te. E vedo anche te che lavori il tuo lavoro creativo, perché ti fai guidare dalle tue intuizioni, al di là se anche puoi fare il ragioniere, non importa, ti fai guidare dalle tue intuizioni e farai tutto in modo creativo, con entusiasmo. Mamma mia, credo che sia una delle stese più belle queste. L'era dell'acquario si fa sentire per le mie guerriere e guerrieri acquario. Voglio vedere adesso qual è proprio la qualità che hai integrato in questo splendore, in questa gloria, in questo intelletto. La terra. Sei gravida o gravido del radicamento di tutto ciò che ha a che fare con la bellezza. La terra è proprio, qua c'è una donna incinta, ha integrato in te il potere della pazienza, amica mia e amico mio. Io te lo dico, che l'acquario pazienza non ce n'ha, non ce n'aveva. La terra e la pazienza. Ha integrato in te il potere della pazienza. E questo ti sta portando a ingravidarti quotidianamente, grazie al tuo sé superiore e grazie all'immaginazione, di idee. Gravida o gravido di idee. Queste idee sono la base del tuo futuro glorioso, ma soprattutto hai integrato la pazienza. E quindi con questa pazienza e con questa forza vitale, questa intuizione, tu mi conquisti il mondo.
Wow, non ho altro da aggiungere, ragazzi miei ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo e applauso e vi stringo forte dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.